Ciao a tutti! Allora, siccome me l'avete chiesto, oggi vi faccio un video parlato per realizzare questa sagoma per fare il fiocco nascita a forma di arcobaleno. Allora, la formina è questa. Io sono andata molto a naso, nel senso che ho fatto un po'... non avevo una sagoma, diciamo, come guida. Quindi cosa ho fatto? Ho preso un foglio di carta bianco, l'ho piegato a metà. Per almeno avere una mezza guida. Allora, questa qui misura 15 cm di altezza, cioè di altezza per 12,5 di larghezza. Puoi fare per arrotondare o 12 o 13, tanto quel mezzo centimetro non è che cambia molto. Quindi abbiamo preso il nostro foglio di carta, piegato a metà, calcoliamo, allora 15 cm di altezza, li calcoliamo, 15 cm, ok, mentre di larghezza, dato che è 12,5, facciamo un 6,5 di larghezza, ok, 6,5, ok, adesso ti faccio vedere. Allora, di altezza facciamo 15 cm, di larghezza invece, essendo comunque un foglio piegato in due, mettiamo solo la metà, quindi 6,5. E niente, qui dovresti, diciamo, andando un po' ad occhio, un po' a mano, riuscire a tracciare un arco dove però la curvatura, diciamo, è molto ristretta, no? Cioè resta di più la parte, diciamo, come se fino a qua ci fosse tipo un quadrato, un rettangolo, e poi qua l'arco è molto soft. Ok, dovrebbe uscire una roba del genere, poi ovviamente la farai meglio, io te la faccio vedere. Allora, se vogliamo, metti che fino a 10 cm tiriamo la linea dritta, così, e poi da qui a qui gli fai una sorta di curvatura molto soft. Ovviamente non ti uscirà perfetta, ma in caso continua a modificarla finché non ti esce una cosa abbastanza così morbida, diciamo. Poi niente, vai a tagliare la sagoma, poi una volta che hai la tua sagoma, così più o meno dovrebbe uscire. Una volta che hai la tua sagoma, prendi un cartone, non so, tipo quelli dei cartoni di Amazon, e praticamente tagli 6 di questi archetti, 5-6 archetti, così almeno gli diamo lo spessore, vedi? Tagli 5-6 di questi archetti e li incolli uno sull'altro. Dopodiché, allora, lo spessore più o meno sarà di 1 centimetro, sì, 1 centimetro qualcosa, vedi tu quanto ti esce il tuo spessore, e poi gli tagli un'altra strisciolina, vedi? Un'altra strisciolina di cartone e gliela incolli qua in parte, cioè qui sul lato. Così almeno esce anche una cosa un po' carina, diciamo, senza vedere tutti gli strati di cartone, di pezzi di cartone messi l'uno sull'altro. E niente, così ti dovrebbe uscire. Io ho utilizzato la colla a caldo e basta. Ciao ciao, buon lavoro!